You added that, right? Yes. Okay. Shalom, welcome everybody. Shalom, benvenuti a tutti. We're now in Genesis chapter 10. Adesso siamo in Genesi capitolo 10 and it starts again Be'el toldot bnei Noach. e comincia ancora con la discendenza di Noè. You remember every time Torah says, and this is generation, something new coming now. E ti ricorderai che tutte le volte in cui c'è questa parola toldot, la discendenza, una generazione, perché c'è qualcosa di nuovo che sta per accadere. So it's a new chapter in history of humanity. E quindi è un nuovo capitolo nella storia dell'umanità. So three sons again, Shem, Ham, and Yafet. E ancora una volta i tre figli di Noè, Shem, Ham e Yafet. So on one hand it's a story of new human society. E quindi qui c'è l'inizio della storia di una nuova società umana. On the other hand, it's a story of every human being. E quindi da una parte c'è questa, dall'altra c'è anche la storia di tutta l'umanità. ויולדו להם בנים אחר המבול, and they got sons after the flood. E hanno avuto figli dopo il diluvio. And the sons of Yafet, Gomer, Magog, Madai. E i figli di Yafet sono Gomer, Magog, Madai. They're a very long list of names. E quindi c'è una lunga lista di nomi. Which we will study together, but not in this lesson. Che studieremo insieme, ma non in questa lezione. And from there, islands of nations were separated in their lands. E da qui, diciamo, si diramarono le nazioni nei loro paesi. Each according to its language, but their families to their nations. Ciascuna avente la sua lingua, divise nelle loro famiglie, componenti delle loro nazioni. And they are sons of Ham. E poi ci sono i figli di Ham. Cush, Mizraim, Put, and Canaan. Cush, Mizraim, Put e Canaan. And the sons of Cush are Seba, Havilah, Sabta, Rama, and Sabteca. E appunto i figli di Cush, Seva, Havilah, Savta, Rama e Savteca. And in verse 8 says, and Cush begot Nimrod. E il versetto 8 c'è scritto che Cush generò Nimrod. And he was the first to be the mighty man on earth. E questo è stato il primo ad essere un uomo potente sulla terra. So he was a mighty hunter before Hashem. Ed era un cacciatore potente davanti a Dio. So people started to bless each other, saying, you may become like Nimrod. E le persone hanno cominciato a benedirsi l'une alle altre dicendo sii simile a Nimrod. Because they saw that God blesses him in a special manner. Perché hanno compreso che Dio lo stava benedicendo in un modo speciale. And the beginning of his kingdom was Babel. Il principio del suo regno fu Babele. And from the land of Ashur went forth and built Nineveh. E dalla terra della Siria passò e fabbricò Ninive. So you see that Nineveh has a very long history. E quindi vedi che Ninive ha una storia molto lunga. So it's obviously that God didn't want to destroy Nineveh because it's one of the oldest places on earth. E quindi vediamo che Dio non voleva distruggere Ninive perché era uno dei posti più antichi della terra. And verse 13 says, and Mitzrayim begot Ludim. E al versetto 13 c'è scritto che Mizraim generò i Ludei. And Mitzrayim means in Hebrew Egypt. E Mizraim in ebraico vuol dire Egitto. And the word itself means Mitzarim, from the place of sorrow, from a place of frustration. E la parola stessa Mizraim vuol dire della terra del dolore, della frustrazione, del dispiacere. And
verse 15 says, and Canaan begot Zidon, E al versetto 15 c'è scritto che Canaan generò Sidon, and Zidon was a place of many deities, e Sidon è stato un luogo di molte divinità, and was one of the places from where all kind of divination and magic were born. ed è stato un luogo dal quale molta divinazione e magia è stata generata. And it says that Canaanite boundary extended from Zidon going toward Gerar. E c'è scritto appunto che il territorio dei Cananei fu da Sidon andando verso Gerar, Going toward Sodom and Gomorrah, arrivando fino a Sodoma e Gomorra, and this was the land of Canaan. e questa era la terra di Canaan. It's interesting because Abraham wanted to go exactly to the land of Canaan. E questo è molto interessante perché Abramo voleva proprio andare verso la terra di Canaan. So it was the most actually sinful place on earth, Ed era proprio uno dei luoghi più peccaminosi della terra. and had the most enemies of Abraham living there. E c'erano i peggiori nemici di Abramo che vivevano lì. But there are very deep meaning why God commanded Abraham to go there. Ma c'è un significato profondo per cui Dio mandò Abramo proprio lì. And to Shem also were born children. Ed anche a Shem nacquero dei figli. And it says he was the ancestor of all those who lived on the other side. E c'è scritto appunto che lui divenne il progenitore di tutti quelli che vivevano dall'altra parte. So in Hebrew the expression Sitra Kedusha and Sitra Ach actually is Aramaic, E questa espressione appunto in ebraico, aramaico, which means the side of holiness and the side and the other side. quindi parla della parte della santità e dell'altra parte. But in this case, Shem lives really in a different world. Ma in questo testo vediamo che Shem è come se vivesse proprio in un altro mondo. He's on the other side. Lui è dall'altra parte, He's on the side of God, è dalla parte di Dio. and this is what makes him to the father of later of Abraham and of Jewish nation. Ed è questo che lo rese appunto il padre di Abramo e della nazione giudea. We see the list of the names of the descendants of Shem, E c'è una lista dei discendenti di Shem, according to their families, by their languages, secondo la famiglia, secondo le loro lingue, in their lands, and by their nations. nelle loro terre e nelle loro nazioni. So we see that all three became really fathers of many different nations, languages. E quindi vediamo appunto che i tre figli di Noè divennero padri di molte nazioni che avevano diversi territori e lingue. And they separated and filled the earth. E quindi loro si sono divisi e hanno riempito la terra. And now we must remember it when we go to the chapter 11, E prima di arrivare al capitolo 11 ci dobbiamo ricordare, because it says in the verse 1, perché c'è scritto al versetto 1, והיה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. And the whole earth was of one language and of common purpose. e c'è scritto che la terra tutta aveva una sola lingua e aveva lo stesso proposito, obiettivo. Because we just said that three sons of Noah Abbiamo appena letto che i tre figli di Noè became fathers of nations sono diventati padri di diverse and nazioni all had different e languages. che tutti avevano lingue diverse. So how can Torah now says that the whole earth was one language? E poi com'è possibile che al primo versetto del capitolo 11 la Torah dica che tutta la terra aveva una sola lingua? Well, actually, it can be one of the most obvious contradictions in the E text. questa potrebbe essere una delle contraddizioni più ovvie che c'è nel testo. But let us read a little bit further.
Ma continuiamo nella lettura. And it came to pass E avvenne when they migrated from the east, they found a valley. che quando sono migrati ad est, verso oriente, trovarono una pianura, una valle. East is the place of God. Est è il luogo di Dio, It's a place of raising of sun, yes. è dove sorge il sole, appunto. And west is a place where sun goes down. E l'ovest invece è il luogo dove il sole tramonta, appunto. So in Jewish tradition, it's a place actually of death, of regression. E quindi nella tradizione giudaica è un luogo di morte, di regressione. So people migrated from the east, from the place of God, actually to the place of death. E quindi praticamente loro si stavano muovendo dall'oriente verso un luogo di morte. And they found a valley E lì hanno trovato una valle, in the land Shinar, nella terra di and Shinar, they settled there. e si sono stabiliti lì. So they settled in a valley, in a low place. E quindi si sono stabiliti in una valle, in un luogo basso. So again, from east to west, Quindi ancora una volta dall'est verso l'ovest and in the valley. e in una valle. And they said to one to another, E hanno detto l'uno all'altro, "Va'amaru ish el raecho." Actually, and a person said to his neighbor, è come se qualcuno ha detto al suo vicino, qualcuno avesse detto al suo vicino. because raecho is it says in Torah, "You shall love your neighbor as yourself." Perché l'espressione è la stessa usata nella Torah per dire di amare il prossimo, So it's the same word, raecho. Yeah. e quindi è la stessa parola, appunto. Hava nilbana levanim ונשרפה ותהי לכם הלבנה לאבן. They said to one another, "Come, let us make bricks and burn them in fire." E dice, e dissero appunto al prossimo, fabbrichiamo mattoni e cuociamoli. And the brick served them as stone, E il mattone servì loro di pietra, and the bitumen served them as a mortar. e il bitume servì loro di malta. And they said to each other, E hanno detto, si sono detti gli uni agli altri. "Come, let us build a city, Dice, ora via, edifichiamo una città and a tower with its top in the heavens." ed una torre di cui la cima giunga al cielo, Migdal like a fortress, yes. come se fosse una fortezza, appunto. Verosho b'shamayim, and its head, literal, its head in heaven. È una fortezza con la testa in cielo, letteralmente. V'naseh lanu shem, and we'll make ourselves a name. E ci faremo un nome Ben nafutz al pnei kol haaretz, before we disperse across the whole earth. affinché non avvenga che ci spargiamo sulla faccia di tutta la terra. So they want to have their head in heaven. Volevano avere la testa in cielo. It's interesting that they are starting from the valley. Ed è interessante che abbiano iniziato dalla valle. It could be more logical to start from a mountain, maybe. Sarebbe stato più logico cominciare a costruire da un monte. But this is what happens with people when they go down. No? Ma è questo che succede alle persone quando vanno giù They want to have their head in heaven. e vogliono avere la loro testa in cielo. Vayaret Adonai lirot et ha'ir, and Hashem descended to look at the city. E Dio, Hashem, discese per vedere la città Ve'et hamigdal, and the tower e la torre asher banu bnei Adam, that the sons of Adam were building. e la torre che i figli di Adamo stavano costruendo. Vayomer Adonai, and God said, E Dio disse, look, there are one people ecco, essi formano un popolo solo with one language for all, ed hanno tutti un solo linguaggio, and this they begin to do. e questo è quello che hanno iniziato a fare. And now should it not be withheld from them
E ora non sarà loro difficile all they propose to do. eseguire quanto pensano di fare. Come, let us descend and confuse their language, Ora discendiamo e confondiamo lì la loro lingua, that they should not understand one another's language. in modo che non intendano l'uno il linguaggio dell'altro. Haba nirda v'nevla sham sfatam. It's the same word for Babel, È la stessa parola di Babele, appunto, to confuse. confondere. So we read before that everybody spoke different language. Abbiamo visto prima che tutti parlavano lingue diverse In the first verse we read that everybody spoke the same e language. poi al primo versetto del capitolo 11 vediamo che tutti parlano la stessa lingua And now God says, let us confuse their language. e Dio adesso dice che deve confondere le loro lingue. So what's going on here? E cosa sta succedendo qui? It's not the language which actually unites people. E non è la lingua ciò che unisce le persone, It's a unity of purpose. è un'unità di proposito. Yeshua says when 2 or 3 people agree with each other on one thing, E Yeshua ha detto che quando 2 o 3 persone sono in accordo, entrano in accordo su qualcosa, they will get whatever they want to. loro otterranno qualunque cosa si accordino. He says nothing will be impossible for them. Nulla sarà impossibile a loro. And this is what God says. Nothing is impossible for those people Ed è questo ciò che Dio sta dicendo di queste persone. Niente sarà impossibile a loro. because they understand each other, Perché loro si comprendono, si capiscono. because they agreed on their purpose. Perché loro sono in accordo in un unico proposito. So confusing the language Perciò confondere la lingua means actually confusing their purpose. vuol dire letteralmente confondere il loro proposito. This is very interesting because this happened. This unity was happened on Pentecost, the day of Pentecost. E questo è molto interessante perché questa unità poi dopo si vedrà nel giorno di Pentecoste, Because it said that the disciples were with one heart and one mind. perché si vede che i discepoli avevano un solo cuore e una sola mente. So this what made the experience of Pentecost possible. Ed è questo ciò che ha reso l'esperienza di Pentecoste possibile. And at the moment when people stopped speaking the same language, E nel momento in cui poi hanno smesso di parlare la stessa lingua, meaning not the language what they're speaking, but their understanding of each other. e questo non si riferisce al linguaggio che parlavano, ma alla comprensione che avevano l'uno dell'altro. People speak often the same language and don't understand each other at all. Perché spesso le persone parlano lo stesso linguaggio ma non si capiscono. So this is what happened in Babylon. Ed è questo quello che è successo a Babilonia. And this is what Babylon is symbolic for. Ed è questo il simbolismo che porta in sé Babilonia. It's confusion of purpose. È una confusione di propositi. When 2 people are not looking in the same direction anymore, E quando 2 persone non stanno più guardando nella stessa direzione, they will not be able to build anything. e allora non saranno in grado di costruire nulla. So Hashem confused their language. E quindi Hashem confuse le loro lingue Probably they started to quarrel with each other now. e probabilmente hanno iniziato ad avere diciamo discussioni tra di loro. And started saying, no, let us build different, I have another idea. Avevano cominciato a discutere tra di loro, no, costruiamo in un modo diverso, io ho un'idea diversa. Oh, I don't like this stone, let us take another one. Ah, non mi piacciono questi mattoni, queste pietre, facciamolo diversamente. And it was the end of construction. E lì è finita la costruzione. And so Hashem dispersed them from this place, E quindi il Signore li disperse di là sulla faccia della terra and they stopped building the city. e hanno smesso di costruire la città. This is why it's called Babel.
Ed è per questo che si chiama Babele, because it was there that Hashem confused the language perché fu lì che il Signore confuse le loro lingue, of the whole earth. di tutta la terra. And from there Hashem scattered them all over the face of the whole earth. E da lì Hashem li ha dispersi su tutta la superficie della terra. So Babylonian is a universal concept. E Babilonia è un concetto It's universale. actually everywhere when two people speaking the same language and don't understand each other. E in tutto il mondo è così, dove due persone parlano la stessa lingua e non si capiscono. And cannot agree on following one direction. E non riescono ad entrare in accordo sul seguire una determinata direzione. And this is what is our purpose to get out of Babel, Ed è per questo che il nostro proposito è uscire da Babele and to come back to the place of common purpose. e di tornare nel luogo in cui c'è un proposito comune. And this is a language of love. Ed è un linguaggio di amore, Sometimes people don't speak the same language, but they understand each other. perché spesso le persone non parlano la stessa lingua ma si capiscono. And there's a descendants of Shem. E questa fu la discendenza di Shem. Shem was 100 years old when he begot Arpachshad. E Shem aveva 100 anni quando generò Arpachshad. And it was 2 years after the flood. E questo fu quanto tempo dopo il diluvio? 2 years. 2 anni dopo il diluvio, sì, versetto 10. Ok. And Shem lived 500 years after begetting Arpachshad. E Shem visse ancora 500 anni dopo aver generato Arpachshad And he begot sons and daughters. e generò figli e figlie. And then we see the genealogy of Shem, E poi vediamo la genealogia di Shem. which will also make a separate lesson on the names in these chapters. E dopo avremo una lezione separata per parlare dei nomi che ci sono in questo capitolo. But we see now that Torah concentrates on the descendants of Shem. Ma adesso vediamo che la Torah si concentra sui discendenti di Shem. Because he becomes the father of Abraham. Perché è da lì che viene appunto la discendenza di Abramo. In the verse 24, Verso 24 it says that Nahor lived 29 years and begot Terah. c'è scritto che Nahor dopo aver generato Terah visse 119 anni. And in verse 26, when Terah had lived 70 years, he begot Abram. E poi c'è scritto che nel verso 26 che Terah visse 70 anni e generò Abramo, Nahor and Haran. Nahor e Haran. And their chronicle, now we have chronicle, Eletol dot. And again we have generation E ancora una volta abbiamo questa parola toldot, la generazione, of Terah, because it's again a new chapter in the history of la humanity. generazione di Terah, perché è un nuovo capitolo nella storia dell'umanità, Because he gives birth to Abram, perché lui genera Abramo, Nahor and Haran, Nahor e Haran, and Haran gave birth to Lot. e Haran genera Lot. We see again there's 3 descendants Ancora una volta vediamo che ci sono 3 discendenti that go in very different directions in their che life. vanno in 3 direzioni diverse nella loro vita. And Haran died in the lifetime of Terah, his father, E Haran morì durante la vita di Terah, suo padre, in his native land in Ur Kasdim. nella terra dove era nato, cioè in Ur Kasdim. And Abram and Nahor took themselves wives, E Abramo e Nahor presero mogli. and the name of wife of Abram was Sarai, Il nome della moglie di Abramo era Sarai. and the name of Nahor's wife was Milcah. Il nome della moglie di Nahor era Milca. And the daughter of Haran, E la figlia di Haran, the father of Milcah, il papà di and Milca the father of Iscah. e di Isca. And Sarai was barren,
e Sarai era sterile and she had no children. e non aveva figli. Terah took his son Abram E Terah prese suo figlio Abramo and Lot, the son of Haran, e Lot, il figlio di Aran, his grandson, perciò suo nipote, and his daughter-in-law Sarai, e la sua nuora Sarai, and the wife of Abram, his son, e la moglie di Abramo suo figlio, and they departed with them from Ur-Kasdim ed uscirono unitamente da Ucasdim to go to the land of Canaan. per andare nella terra di Canaan. And they arrived to Haran and they settled there. E quando arrivarono ad Aran rimasero lì. And the days of Terah were 205 years, E i giorni di Terah erano 205 anni and Terah died in Haran. e Terah morì in Aran. It's very interesting because the journey of Abram E questo è molto interessante perché il viaggio di Abram began already with his father. iniziò insieme a suo padre. So his father wanted already to go to the land of Canaan. E quindi suo padre voleva che lui andasse nella terra di Canaan, For whatever reason, ma per qualsiasi ragione. but he stopped. Ma lui si è fermato, He stopped in a different place, si è fermato in un luogo diverso and it says it's an interesting word e usa una parola interessante, that he arrived. che loro arrivarono. It means that it stopped there. You know, it's when you arrive, you stop. E perché quando arrivi vuol dire che ti fermi. Because when you're on the way, you continue, you stop, but you do not arrive. You know? Perché quando ancora non sei arrivato a destinazione ti fermi ma non arrivi. So for Terah, it was like he arrived. He didn't want to go any further. Ma per Terah era come un punto di arrivo, non voleva andare oltre. And he dies in this land. E lui muore in questa terra. But for Abram, the journey goes on. Ma per Abramo il viaggio continua. So in the first verse of the chapter 12, E al primo versetto del capitolo 12 it says, "Vamer Adonai el Avram, è che Dio disse ad Abramo, scusa, ok. Lech lecha, Lech lecha, Lech lecha." It translates, "Go for yourself." Vai da te stesso, vai per te stesso. But if you translate this literally, Ma se lo traduci it letteralmente, means Lech lecha, go to yourself, dice, vai a te stesso. go back to yourself, Se lo traduci letteralmente ritorna a te stesso. go to your to who you are, Cioè ritorna a ciò che sei, me'artzecha, from your land, dalla tua terra, umimoladatecha, and from the house of your birth, e dalla casa, diciamo, dei tuoi natali, umibeit avicha, from house of your father. dalla casa di tuo padre. Now question. Adesso una domanda. He went already away. Era già andato via, He wasn't anymore in Ur-Kasdim. non era più in Ur-Kasdim, So he wasn't in his land, quindi non era più nella sua and he terra, wasn't by his relatives. non era più con la sua He parentela, wasn't in his father's house. non era nella casa di suo So padre. how can God tell him to go from somewhere where he was not? Quindi come può Dio chiedergli di andare via da un posto nel quale lui non si trovava più? If you go back to yourself, Ma se tu torni a te stesso, you have to free yourself from all the influences ti devi liberare da tutte le